ci sono, ok. Ciao amici di Access2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele. Innanzitutto perdonatemi per lo stato improponibile in cui mi propongo in questo vlog. Non chiudo occhio da ieri sera per provare questo, quindi perdonatemi per eventuali errori. Non starò nemmeno a montare questo video perché non ne ho davvero la forza. Vi ho fatto vedere questo pacco ieri su Instagram, su Facebook, nella tab community qui sul canale e molti di voi hanno indovinato di cosa si trattasse. Si tratta, ragazzi, infatti del nuovo Parrot Anafi, che purtroppo non posso mostrarvi né in foto né in video perché mi è stato inviato da un negozio privato che vende su Amazon e non dalla Parrot stessa, quindi fino all'uscita ufficiale nei primi giorni di luglio non potrò mostrarvelo. Però nulla mi vieta di rispondere alle vostre domande e darvi le mie prime impressioni, ed è quello che farò in questo vlog, sempre se riesco ad arrivare fino alla fine. Allora, ragazzi, questo è un drone molto atteso, lo sapete bene, un rivale del DJI, magari un po' di concorrenza può fare sempre bene. Su Facebook vi ho chiesto di farmi alcune domande e cercherò di rispondervi a fine video. Mi sono anche appuntato qualcosa perché non dormendo da ieri diciamo che la mia memoria inizia un po' a fare cilecca. Comunque iniziamo parlando del drone in sé, che nelle prime foto non mi convinceva molto per la scelta di materiali. Lo sapete, io di Parrot non mi sono mai fidato molto per quanto riguarda la qualità costruttiva dei suoi prodotti, però devo davvero ricredermi, ragazzi, perché questo Anafi è costruito davvero bene. Oddio, spero di non aver fatto qualche errore pronunciando ok, lasciate perdere quello che ho detto ora, perché dicevo è costruito davvero bene. È in fibra di carbonio il telaio, la struttura, con fibre di vetro, quindi è bello solido anche se molto leggero. Ok, è rivestito un po' di plastica, però non è plastica scadente, scricchiolante, è buona plastica, quindi la qualità in questo drone di Parrot c'è, si sente e si vede. Questo va riconosciuto alla Parrot. Il radiocomando invece è un altro punto di domanda che avevo alla presentazione di questo drone, e purtroppo il radiocomando è un po' cheap, davvero non è molto solido, però l'ergonomia è ottima, i tasti sono grandi, si raggiungono molto bene, ce ne sono pochi di tasti, il minimo indispensabile, però c'è anche il tasto per lo zoom, quindi diciamo che almeno l'ergonomia si salva. Ospita display smartphone fino a 6 pollici, quindi se volete mettere un tablet dovete comprare un supporto che penso uscirà più avanti. Nulla, il mio telefono Android, ho fatto una prova, è durato, cioè il radiocomando è rimasto acceso con lo smartphone Android collegato per 2 ore e 20 circa, quindi una buona autonomia. Ho letto che dispositivi iOS arrivano fino a 5 ore e 30 di autonomia, cioè il radiocomando con dispositivi iOS, perché per gli Android il radiocomando li ricarica automaticamente e non si può disattivare questa cosa, mentre per l'iOS si può disattivare e quindi il radiocomando dura di più. Poi purtroppo non ho potuto provare molto il drone perché, come vedete, il tempo oggi è un po' quello che è. Penso che tra poco arriverà un bel temporale, però ho provato in overing e arriva fino, cioè mi è durato 24 minuti e pochi secondi, quindi direi un'autonomia davvero molto buona. Come feeling diciamo che assomiglia molto più al Mavic Air, quindi un drone molto semplice da usare, molto leggero e molto più silenzioso del Mavic Air, ma non quanto il Mavic Pro Platinum, quindi diciamo che come feeling generale assomiglia molto al Mavic Air. Che altro mi ero appuntato? Ok ragazzi, questo non so se dirlo ora o dirlo dopo, vabbè. Parliamo della fotocamera. Per quello che ho potuto provare la qualità è ottima, sui livelli del Mavic Air, quindi anche il bitrate è lo stesso, 100 megabit per secondo, quindi foto e video davvero ottimi. Fantastica la possibilità di ruotare il gimbal di 180 gradi, 90 e 90, questo è molto utile magari per chi lavora o negli interni, insomma davvero un'ottima cosa. Non ci sono gesture su questo drone come per i Mavic. L'unica gesture, se così vogliamo chiamarla, è quella che è possibile accendere il drone, lanciarlo e lui parte automaticamente. Ok, ora parlerò di quello che dovevo dire prima, ovvero l'applicazione. L'applicazione mi è piaciuta molto, è in italiano,
cavolo, un produttore di droni che traduce un'applicazione in italiano è davvero ben fatta, molto leggibile, molto fruibile. Secondo me è fatta molto meglio questa rispetto alla DJI Go 4, quindi un punto a favore. Ok, si è impuntata un paio di volte, però penso che fino all'uscita arriveranno altri aggiornamenti, quindi la situazione dovrebbe migliorare. Cosa invece non mi è piaciuto per niente dell'applicazione? Il fatto che volete usare il Follow Me, volete usare il Waypoint, dovete comprarli a pagamento sull'applicazione. Sono delle microtransazioni, non lo so se avete presente DLC dei videogiochi, no? Dovete comprare il pacchetto che comprende la modalità Waypoint e costa 20 euro, poi ci sono anche le offerte. Il pacchetto che costa che per la modalità Waypoint, no? Follow Me, e sono 20-18 euro a botta. Ecco, questa cosa non mi è piaciuta, perché se io spendo 700 euro, quanto costa l'Anafi, per un drone, vorrei almeno che l'applicazione mi permettesse di fare tutto subito e non spendere 50-60 euro o 20 euro a botta ogni volta che esce una nuova funzione per attivarla. Ok, questa è una cosa che mi ha davvero un po' deluso. E veniamo a un punto davvero importante di questo Parrot Anafi. Infatti le no-fly zone non ci sono. Sì, avete capito bene, l'applicazione non segna no-fly zone. Io ho un aeroporto qua vicino ed è possibile armare i motori anche in zone rosse, in no-fly zone. Questo non so quanto possa essere un punto positivo per la sicurezza, non so se verrà mai aggiornato da Parrot, però io ve lo segnalo. Poi ovviamente sta alla testa di ognuno usare un drone con criterio. Che altro mi era appuntato? Sì, l'FPV su radiocomando, da quello che ho potuto vedere, è abbastanza veloce. Non è un FPV velocissimo senza lag come il Mavic Pro Platinum, infatti qui ci sono 200-300 millisecondi di ritardo, quindi per usarlo come un drone racing non va bene, però per le foto, per i video va molto bene. Distanza massima non ho potuto provarla perché ovviamente il tempo è quello che è, non è un drone impermeabile, quindi non posso rischiare. Però mi è sembrato comunque molto scattante come drone, sia in salita sia in discesa, quindi per questo punto rimando alla prossima volta. Allora, le gesture ho detto tutto. Ho provato una cosa molto interessante per quanto riguarda la sicurezza. Infatti ho provato con drone acceso al minimo, mettere un cuscino davanti a un'elica, quindi l'elica che ruota va a sbattere contro il cuscino, si stoppa quell'elica e si stoppano automaticamente tutte le altre eliche del drone istantaneamente. E questa è una cosa, secondo me, ottima per la sicurezza, perché a me è successo che tempo fa il Mavic Pro Platinum si ribaltasse sul tappetino di decollo e le eliche continuarono a girare per un paio di secondi. Invece qui sull'Anafi sembra che questa questione della sicurezza sia molto più curata, e questo è un grosso punto a favore della Parrot. Il range, ok, l'ho detto. Sistemi di sicurezza, ho provato a ricaricare il drone con la power bank e ricarica, quindi ottimo. Ha l'entrata USB-C, bene. Contenuto della confezione: abbiamo il drone, radiocomando, la borsetta per il trasporto e 8 eliche in totale, più una batteria. L'ho detto, l'overing, che dura sui 24 minuti, penso di sì. Il Mavic Air durava 22 minuti, quindi siamo leggermente sopra il Mavic Air. Quindi diciamo che per ora le impressioni sono davvero buone, ragazzi. Mi sembra un buon drone. Il punto negativo maggiore è l'applicazione, che sì, è tradotta in italiano, però si impunta un po'. Non ci sono le no-fly zone, che per qualcuno può essere un punto a favore, per me sinceramente non lo è. Poi ognuno la vede a modo suo, ovviamente. E poi c'è questa questione delle modalità di volo a pagamento, che non mi piace proprio per nulla, ragazzi, non mi piace per niente. Penso di aver detto tutto. Sì, un drone comunque bello, compatto, bel drone, mi piace per ora. Vedremo più avanti nelle prove di volo. Io per provarlo appieno aspetto la data di rilascio inizio luglio, perché sicuramente arrivano altri aggiornamenti, migliorano l'usabilità del drone, l'esperienza d'uso, quindi aspettiamo. Ora vediamo, perdonatemi se sto parlando un po' così, ragazzi, però ho un po' di sonno. Vediamo cosa mi avete scritto. Vediamo le prime impressioni. Reparto video, l'ho detto, per quello che ho visto, secondo me al momento siamo sui livelli del Mavic Air, quindi un ottimo drone. Secondo te scenderà di prezzo, come qualsiasi cosa elettronica prima o poi scenderà di prezzo anche lui. Resistenza al vento
UAV forecast mi segnava 15 km/h di vento e il drone era immobile in aria, quindi per quello che ho potuto provare andava più che bene. Il segnale è stabile, l'ho detto prima, sì, abbastanza stabile, non velocissimo l'FPV, c'è un po' di lag, però vediamo con gli aggiornamenti. Ci sono 4 antenne sul drone, non so se l'ho detto. Parti facilmente smontabili e sostituibili, non ci sono calotte, diciamo che il telaio è tutto in fibra di carbonio, quindi non so quanto possa essere alleggeribile questo drone, qualcosa dovranno inventarsi, anche perché, punto importante, non ci sono i paraeliche. La Parrot non li ha previsti perché secondo lei non servono, in quanto il drone, le sue eliche appena vengono a contatto con qualcosa si spengono, però secondo me sarebbero state necessarie per sicurezza, per volo indoor e anche per registrarlo a fini professionali. Infatti, se vogliamo portarlo nei limiti di 300 grammi, bisogna montare anche paraeliche. Senza paraeliche il drone non è certificabile. Non lo so come faremo per questo punto, staremo a vedere. Distanza massima, sono arrivato a 200 metri, andava bene. Compatibilità di applicazioni che non conosco, quindi mi dispiace ragazzi, non so rispondervi. È pilotabile con smartphone e app oppure solo con app tramite smartphone? I materiali, ho detto, ottimi, è molto stabile, sì, sui livelli della DJI assolutamente. Durata reale 24 minuti in overing, vi farò una prova più avanti in aria quanto dura, in varie, spingendolo al massimo, vediamo un po'. Sì, è reattivo, non lo so, il Parrot Bebop, non so come si pronuncia, il Bebop 2, una cosa del genere, non l'ho mai provato a fondo, non mi piaceva, quindi non so fare un paragone con quel drone. Il Parrot o il Midrone, come qualità fotografica il Parrot è migliore, ma vabbè, costa anche il doppio il Parrot, cioè vorrei dire, il bitrate è molto più alto, il Midrone è 60 megabit per secondo, il Parrot 100, è già tutto un altro mondo, specialmente nei video. Paragone con l'Air arriverà più avanti. Batterie, c'è già in vendita la batteria di riserva e costa 99,99 euro sul sito Parrot. Se ci saranno sconti ve li segnalerò. Se è troppo avanti, grande, grazie Francesco. Il negozio non posso dirlo. Che feeling ti dà? Veramente ottimo, l'ho detto anche prima. Non è cheap, a parte il radiocomando. Ok, disconnessioni, qualche impuntamento l'ho detto. E nulla ragazzi, queste sono tutte le domande. Spero di aver risposto ai vostri dubbi. Se avete qualcos'altro da chiedere fatelo pure qui sotto nei commenti. I video di unboxing, prove volo arriveranno a inizio luglio. Purtroppo ve l'ho detto il motivo, non sto a rispiegarlo. Comunque io sono a vostra totale disposizione per rispondere a tutte le vostre domande. Lasciate tanti bei like, mi raccomando. Condividete il video a tutti i vostri amici, è una cosa molto importante ragazzi, mi raccomando fatela. E iscrivetevi qui sul canale se non l'avete già fatto. Ok, sono arrivato a fine video, sono soddisfatto, ho registrato per 13 minuti e io vado a dormire. Ciao ragazzi!